Ed eccolo qua, cari amici, è arrivato il Bitax Gamma 601 e pensate un po', su un pool sono riuscito a vedere finalmente la scritta Block Found. Dopo vedrete un po' come ho fatto. Oggi vedremo anche l'interno dell'edificio in Cina dove vengono assemblati questi e vi consiglierò da chi comprarlo. Andiamolo a vedere più da vicino. Guardate che bella confezione. Manualetto stampato tra l'altro su carta bella pesante e lucida, spiegato per bene, anche QR per il gruppo Telegram o WhatsApp per chiedere supporto, un alimentatore, anche questo brandizzato, guardate che carino, vi assicuro che è stato attaccato per 2 giorni, non scalda quasi niente, ed ecco qua il Bitax 601. Io ho preso la versione con ventola Noctua, quelle che non si sentono, è impressionante. Costa un pelino di più, ma ne vale la pena. Qua abbiamo la presa dell'alimentatore, connettore USB-C, perché ci può tornare utile per aggiornare il firmware. Il firmware è quello del chip E32, eccolo qua con la sua antennina Wi-Fi su PCB. Qua c'è il display OLED, dopo vedremo che cosa esce su questo display. Dissipatore, qua sotto c'è il chip ASIC e per la precisione è il BM1370 che è in grado di macinare 1,2 terahash al secondo circa. Dietro abbiamo vari componentini, questo penso che sia qualcosa del regolatore di tensione. Comunque il circuitino, il PCB, è fatto proprio bene, verniciato in questo caso di nero. Dopo lo andiamo a vedere anche col microscopio. Il telaietto è stampato in 3D e dopo vedremo anche le stampanti in funzione che gli stampano. Il software dell'ESP32, il firmware, lo trovate anche su GitHub perché comunque è open source e quindi ci contribuisce tutta la community. Andiamo a vedere la qualità del PCB con il microscopio. Queste sono le saldature dei piedini dell'ESP32. Mi sembrano fatte proprio bene. Sì, sì. Anche il PCB è stato lavato bene. Belle, belle. Si vede che è costruito bene. Vedete, sono precise, non ci sono sbavature, tutto per bene verniciato, lavato. Certe volte si vedono di quei PCB proprio fatti male. Invece questo è fatto proprio bene, perché comunque il progetto è open source, anche l'hardware, quindi chiunque può produrre il PCB, saldarci i componenti. Se queste cose non vengono fatte bene, col fatto poi che anche comunque scalda e tutto, se non sono fatte bene le saldature, il PCB non è ben verniciato, si comincia a ossidare, si stacca qualcosa, non funziona più. Questo è fatto qualitativamente molto bene. Guardate anche le saldature di questo chip che vi assicuro sono proprio vicine tra loro, perfette. Andiamo a vedere un po' dove li fanno. Queste qua sono le stampanti, tra l'altro sono delle Creality, che vengono utilizzate per stampare i supportini, questi qua, questi, i telaietti. Guardate quante ne stampano alla volta e in queste scatole ce ne sono giusto un paio. Questa è la stanza dedicata proprio all'assemblaggio dei Bitax. Ecco qui più da vicino si vede sullo sfondo, dopo lo andiamo a vedere bene, dovrebbero essere le scatole con tutti i PCB montati. Il ragazzo gli sta montando la ventolina e il telaietto. Sì, vedete qua, si vedono tutti i PCB con la ventolina qua, è già montata. Quanti cavoli! Ed eccoli lì, pronti per essere spediti. Anche lui è passato proprio lì, in quel punto. 已经 Guardate 在安排给你 quanti 打包了， tantissimi! 说明书不放你。 Qua vediamo tutte le stampanti, quelle che abbiamo visto prima, in funzione, le stanno stampando, vedete già pronti, ed eccole lì che stampano, anche perché ne servono tante di stampanti, per stampare tutti quei telaietti in tempo per la spedizione. Curioso però, da vedere dove li fanno.
per le clip e le foto ringrazio Glenn di BTC Store, che è appunto il negozio su AliExpress da dove io ho preso il mio Bitax, che vi consiglio perché avete visto la qualità del PCB e vi assicuro che conta parecchio. E tra l'altro è stato gentilissimo perché probabilmente aveva anche da lavorare. Gli ho rotto le scatole per 2 giorni perché mi serviva qualche foto e qualche clip per fare sto video. Allora era lì col telefono che su WhatsApp mi mandava i video, dicevo no, metti il telefono in orizzontale, fallo così, fallo colà. Gentilissimo. Come vedete hanno tantissima roba, addirittura, che penso sia una cosa nuova, è tipo il Lucky Miner, però questo è per i Dogecoin. E poi anche gli Avalon Nano 3S, questi qua che sono da 6 terahash, questi sono proprio carini, questi cominciano a essere abbastanza potenti. Poi vabbè, ovviamente c'è tipo quello che ho preso io, questo qua. Vendono anche ogni singolo componentino di ricambio, addirittura guardate i regolatori di tensione, pasta termica. Ma parliamone del funzionamento. Se avete visto tutti gli altri miei video, sapete che viene di solito utilizzato come minatore chiamato modalità lotteria. Vuol dire che cerca di minare da solo un blocco di Bitcoin, ovvero 3 Bitcoin che sono 240.000 euro, penso, giù di lì. Però ovviamente si hanno poche possibilità di riuscire a minarlo, però non si sa mai perché comunque questo dispositivo è abbastanza veloce. E poi su un pool che non mi ricordo qual è, aspettate un attimo, su miningdutch.nl c'è chi c'è riuscito, una persona un po' di tempo fa è riuscita a minare un blocco proprio con uno di questi. Infatti il mio amico Valerio, quello da cui è nato il nome di una schedina ESP32, forse avete visto gli altri video, mi ha avvisato subito, mi fa guarda che uno c'è riuscito, è beato lui. Ora vi faccio vedere come configurarlo in questa maniera, ovvero sui pool, che sono i server, diciamo dove lui si andrà a collegare, per minare in questa maniera. Però c'è anche modo di minare altre cripto, quelle che usano il protocollo SH256, come quella di Bitcoin. In quella modalità, andando a minare altre cripto che magari sono cripto più recenti, che hanno meno valore del Bitcoin, si riesce a minare dei blocchi facilmente. Io oggi ho fatto la prova con questo e con un LV7, ne ho beccati 3, valgono poco, ok? Non è ovviamente come minare un Bitcoin, però ho visto, come vi avevo detto all'inizio del video, la scritta block found ed è stato carino, diciamo, vederla. La cosa interessante è che riuscendo a minare qualche blocco di criptovalute minori, possiamo comunque imparare un po', diciamo, tutto l'ecosistema delle cripto, perché se le riusciamo a minare, vuol dire che riusciamo anche a inviarcele a un nostro portafoglio. Quindi bisogna aprire il portafoglio, cosa che comunque è da fare in maniera obbligatoria con qualsiasi cripto, perché quando lui minerà qualcosa, qualche blocco, la criptovaluta verrà inviata a quel portafoglio. Però potremo comunque imparare, ripeto, con le criptovalute, anche quelle piccoline, meno conosciute, a minare qualcosa, inviarcela al nostro portafoglio ed eventualmente poi inviarle si chiamano exchange, sono quei siti dove possiamo scambiare tutte le criptovalute tra di loro. E secondo me è una cosa molto interessante perché chiunque con uno di questi può riuscire a minare queste mini monetine e imparare un po' come funzionano tutte le procedure. Anche perché questo, secondo me, è un bel mondo da esplorare. È bello scoprire queste cose, come funzionano. Io ora non sono così esperto, però sono riuscito comunque a minare qualcosa, mandarmela nel portafoglio ed è già qualcosa. Pian piano che imparerò comunque altre cose nuove, ovviamente farò i video per condividerle con voi. Ora non sto a spiegarvi come configurarlo, a parte che c'è sul manuale, ci sono 1000 tutorial in giro e l'abbiamo visto 1000 volte con gli altri miner, anche quelli piccolini con NESP32, l'abbiamo visto con l'LV7, la procedura è uguale per tutti. Le cose che ci servono sono il pool, la porta e l'indirizzo del portafoglio Bitcoin.
farò giusto una panoramica sui modi di minare, poi farò un tutorial completo su come minare criptovalute che non siano quelle del classico Bitcoin in modalità lotteria, perché penso che interessino a più di uno di voi. Vi ricordo che se volete minare nel pool Public Pal, ovvero la modalità lotteria, vi conviene subito guardare anche questo video dove spiego come aprire un portafoglio Bitcoin. Si può fare con un'app su Windows, su Linux, penso anche su Mac, o comunque questa app c'è anche per Android se volete usare l'app che vi consiglio io nel video che vedete qua, se no ce ne sono altre 1000. Io ho utilizzato questa perché è open source. Questa è la pagina di configurazione del Bitax, il sistema lo chiamano Axios. Questa è la dashboard, la prima pagina che ci andiamo a trovare, dove vediamo l'hash rate, ovvero la velocità attuale, con anche la media. E infatti la media è di 1,03 terahash. Dei picchi arrivano a 1,20 terahash, e altri scendono a un pelino meno, ma è normale. Qua vediamo gli share, 43, e anche quelli rifiutati, 0. Questa è la difficoltà massima che è riuscito a risolvere. Questa è quella dall'ultimo reboot. Questa è la configurazione del pool, ovvero il server a cui lui si andrà a collegare. Adesso sta funzionando su questo server, che è quello appunto della modalità lotteria. Questa è la porta del server, questo è il mio indirizzo del mio portafoglio in caso dovesse vincere qualcosa, me lo invierà qua. In questo caso dico vincere perché qua è veramente una roba tipo vincita in questa modalità. In altri casi direi minare, lo vedremo dopo. Poi ci ho aggiunto un punto e Bitax, così sul pool potrò distinguere i vari miner che dopo vedrete. E la password è X. Questo è quello di backup, in caso non si riesce a collegare a questo, si collega a questo, ma lo vedremo poi. Qua possiamo cambiare i colori dell'interfaccia grafica, qua i vari parametri anche per l'overclock, possiamo spegnere lo schermo, invertire, vabbè, conviene lasciare tutto così. Cosa comoda è che possiamo aggiornarlo direttamente da qua. Questa è anche la modalità che viene sempre pubblicizzata quando andate a cercare sui vari siti di vendita questo tipo di dispositivo. Ma come vi dicevo, si può minare anche altri tipi di criptovalute, ma se oltre al modo classico per cui in molti usano il Bitax, volessimo usarlo per minare delle cripto che valgono di meno, che non sono così famose come il Bitcoin, ripeto, per imparare a fare tutto, come si fa? In questo video adesso non vi faccio vedere tutto perché sennò diventa anche troppo lungo e noioso. Ne farò un altro che magari carico insieme a questo, ma lo lascerò per un certo periodo solo per gli abbonati. Spiegherò passo passo come fare per provare a minare e trovare blocchi, che sicuramente funziona perché io ne ho trovati 3 in poche ore, di altre criptovalute. Guardate un po' qua, questo è un pool dove sto facendo delle prove. Ovviamente si possono minare solo con questo dispositivo criptovalute che usano l'algoritmo SH256. In questo caso sto minando in modalità solo, ovvero tutto il blocco è mio. Qua vedo i due miner collegati, sono l'LV7 e il Bitax, che è proprio questo qua. L'LV7 è un altro miner leggermente meno potente di questo, che comunque sul mio canale trovate video. In questa tabella vengono mostrati gli ultimi 20 blocchi trovati da, questo è il mio indirizzo per questo tipo di moneta. Ne ho trovati solo 3 nella prova che ho fatto oggi, quindi in 6 ore ne ho trovati 3. 2 li ha trovati il Bitax. Adesso qua guardate che mi segna 0 semplicemente perché l'avevo staccato per fare altre cose da questo pool. Adesso che l'ho ricollegato mi dice infatti che ne ho trovati 0 perché da quando è stato ricollegato al pool. Quindi qua mi dice quale dei miei dispositivi, in questo caso 2,
ha trovato il blocco, quindi 2 blocchi li ha trovati il Bitax e uno l'ha trovato l'LV7. In che modalità? In questo caso sono solo, e se è stato confermato. La conferma viene data dopo che vengono minati altri blocchi sopra a quello che abbiamo minato noi. Vedete qua il numero del blocco sale man mano che vengono trovati i blocchi. Vuol dire che ad esempio da qua a qua ne sono stati trovati altri 138, non da me, da altre persone. Qua in alto nella tabella vediamo il totale guadagnato, ovvero minato, tutto quello che è stato pagato ed eventualmente quello che non è invece stato pagato. Lui paga ogni ora, quindi ogni ora, in questo caso l'ultimo pagamento è stato fatto 4 minuti fa, ogni ora ci invia al nostro portafoglio quello che è stato minato. Il portafoglio è questo, non è ancora sincronizzato con la blockchain, quindi non fa vedere la cripto che ho già intascato, diciamo, però quando si sincronizzerà me la troverò qua. Se installate il portafoglio, poi in questo caso, comunque sappiate che potete creare l'indirizzo di ricezione prima che sia sincronizzata tutta la blockchain, quindi non è un problema. Io l'ho creato, l'ho inserito nel miner, in questo caso nel Bitax e nell'LV7, e quando poi finirà di sincronizzarsi, perché ci vuole parecchio, quando si sincronizzerà mi ritroverò tutto. Per dire, ora vi faccio vedere il portafoglio però di un'altra cripto, vedrete tutte le transazioni man mano che arrivano. Qua in questa parte a destra vediamo invece tutte le altre cripto che si possono minare con l'SH256. Mi ero dimenticato di dirvi anche che ci sono dei pool che ti pagano non per blocco minato, ma per quanta potenza e per quanto tempo sei stato collegato al pool. Diciamo che quando viene minato da qualcuno un blocco, la parte maggiore va a chi lo ha minato, mentre una parte viene suddivisa tra tutti gli altri utenti che hanno cercato di aiutare a minare. Faccio ora un riassunto. Secondo me è ottimo per imparare a utilizzare, a minare, a spostare nel portafoglio le cripto, provando a minare, anzi riuscendo a minare le cripto, quelle con difficoltà bassa, che valgono poco. Si imparano le basi del mining con questo, si imparano le transazioni, insomma un po' tutto. Poi se si vuole lasciare sul pool quello dove si può vincere 3 bitcoin, ovvero 240.000 euro circa, bene, se di fortuna vi capita, sono contento per voi. Secondo me è un buon punto di inizio per cominciare a fare queste cose. Vi lascio il link AliExpress per poterlo comprare. Ovviamente mi raccomando, compratelo dal venditore che vi consiglio io, ovvero quello del link, perché come abbiamo visto il PCB è bello, funziona bene. Per gli amici del gruppo WhatsApp o gli altri che mi conoscono, se volete unirvi c'è il link in descrizione. Magari se per caso qualcuno lo vuole ci mettiamo un attimo d'accordo e sento io un attimo il produttore, che così magari ci facciamo fare uno sconticino. Per questo video, cari amici, è tutto. Mi raccomando, se è stato di vostro interesse mettete like, iscrivetevi al canale e magari salutatemi in un commento, che a me fa sempre piacere sapere che c'è qualcuno comunque che mi segue e che mi saluta. Never been